Ciao amici e amiche del segno della Vergine, io sono Angela e questo è Exoteric, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 17 al 23 novembre. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la nostra lettura. Andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le vostre energie, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Troviamo come prima indicazione il sentiero. Il sentiero è una carta legata alla scelta e alla decisione. Se ci troviamo a un bivio, se siamo bloccati da varie alternative, magari siamo semplicemente indecisi su come procedere, cosa fare, allora meglio fermarsi, meglio fermarsi, meglio prendersi tutto il tempo per sciogliere i nostri dubbi, perché se magari ci muoviamo in fretta possiamo commettere un errore, un'imprudenza, soprattutto poi nelle situazioni più complesse. Il sentiero ci fa capire che magari stiamo procedendo in un percorso dove effettivamente c'è bisogno di valutare i prossimi passi. E allora quindi può essere la settimana giusta per risistemare il nostro percorso, per valutare tutto quello che vogliamo fare, come vogliamo procedere. Anzi, io direi che con la carta dei pesci le cose si muoveranno abbastanza in fretta e si possono ottenere subito dei risultati, anche perché questo è proprio legata all'ottenimento, alla progressione, al miglioramento, al guadagno, all'arrivo di cose positive, è legato all'abbondanza stessa e anche alla nostra stessa indipendenza, quindi riuscire a muoversi come desideriamo. E poi troviamo questa bellissima carta delle stelle. Questo è il momento giusto e favorevole proprio per iniziare di mettere in moto qualcosa di diverso, anche una nuova idea, un progetto, perché effettivamente le stelle ci parlano di rinnovamento, ci parlano anche di speranza, di ottimismo che può entrare nella nostra vita, oppure diciamo semplicemente dei nuovi obiettivi, una nuova ispirazione da seguire. Può essere anche qualcosa che avevate precedentemente in mente, diciamo, di fare e di realizzare. Forse con queste carte vi stanno proprio dicendo che è arrivato il momento giusto per mettersi in moto e che ci sono le condizioni favorevoli proprio per la futura realizzazione. Si può anche realizzare qualcosa nel corso della settimana? Assolutamente sì, perché alcune carte possono indicare proprio la realizzazione. Ovviamente tutto dipende anche dalle vostre scelte, perché se ci si lascia bloccare da dubbi e incertezza, allora alcune cose potrebbero ritardare e invece se ci muoviamo subito in una direzione vedremo immediatamente i risultati. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di acqua, cancro, scorpione e pesci e troviamo anche un po' quelli di aria, gemelli, bilancia e acquario. E adesso andiamo a vedere insieme l'ambito amore. Allora, ambito amore, coppia single, in primis, però alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi chiedo sempre di ascoltare queste indicazioni e di valutarle in base a quello che state vivendo. Troviamo la ninfea che può parlare di idee, di progetti che al momento non si possono realizzare o comunque possono essere un po' difficili. Probabilmente c'è bisogno di trovare
un'intesa, un accordo, di sistemare proprio un qualcosa a livello della coppia stessa o comunque delle relazioni più importanti. Giacinto può portare a una nuova fase, quindi di adottare magari anche delle strategie, la seduzione stessa, l'attrazione, il gioco, delle distrazioni, un qualcosa che può portare gioia e armonia nella coppia stessa e che quindi può andare a risolvere dei dubbi, delle perplessità. E infatti questa carta ci fa capire che c'è un qualcosa che magari va al di là delle nostre possibilità, quindi andare a ridimensionare, portare tutte le cose in qualcosa di semplice, di positivo, che può essere molto molto più costruttivo. Quindi dipende che cosa volete realizzare. Magari in base a quello che vi ho detto potete già capire che alcuni progetti, alcune cose al momento non sono realizzabili. Ad esempio l'idea di una convivenza o di un matrimonio, per dire, o di un viaggio, di un qualsiasi altro progetto, potrebbe essere adesso difficile, quindi meglio concentrarsi sulle cose più semplici, più importanti, sono proprio quelle che al momento vi possono dare la possibilità di consolidare il vostro rapporto e poi pian pianino portarvi a quei progetti più diciamo importanti, più impegnativi. Quindi è il momento di migliorare e verificare il coinvolgimento, l'intesa, di portarvi ad avere quell'intesa profonda. Per i single si tratta di magari o modificare atteggiamento o di valutare l'atteggiamento di qualcuno nei vostri confronti, perché è vero che può esserci quel gioco di seduzione o di sguardi o di messaggini, un qualcosa di particolare che potrebbe essere anche positivo, bello, diciamo magari al momento. Ci possono essere delle belle prospettive magari di procedere in questo modo con questa fase di conoscenza, che è una fase iniziale che, come vi dicevo, può essere molto positiva, diciamo, nel tempo più in là da svilupparsi. Altrimenti alcune carte possono anche parlare di un nuovo coinvolgimento e che quindi è importantissimo capire in questa fase se c'è veramente quella intesa, quella connessione profonda che vi può portare poi a iniziare qualcosa di più impegnativo. Adesso andiamo a vedere la parte del lavoro, delle finanze, dove troviamo sospiri, è vero, porta qualche pensiero e qualche preoccupazione che magari se c'è nelle vostre finanze, nel lavoro e quindi nelle cose più pratiche, al massimo può essere un po' di stress, o se ci sono delle persone. Consiglio sempre di prendere un po' con le pinze questa carta della nemica, perché può parlare effettivamente di persone e quindi di un'invadenza, di persone vendicative, disoneste, può essere un un rivale, qualcuno che mette zizzanie, in senso diciamo lato, e quindi portarvi qualche problemino o a livello finanziario, economico o nell'ambiente lavorativo. Quindi in realtà questa carta vi sta dicendo di valutare, di verificare, di disinnescare alcune cose, di andare per la vostra strada, oppure cercare il più possibile di andare a bloccare queste situazioni per proteggere voi stessi, le cose più care. Qui abbiamo proprio la casa che parla di noi, di quello che possediamo, di quello che abbiamo e anche effettivamente di quello che siamo. Quindi qui si possono vedere delle buone notizie, del supporto, dell'aiuto, del sostegno e anche degli sviluppi, io dico in senso lato, positivi, perché magari alcune cose si possono ottenere subito come miglioramento, altre di riuscire a capire che comunque siete
siete nel percorso giusto, dovete solo aspettare la realizzazione, la manifestazione di alcune cose che sappiamo benissimo che hanno bisogno un po' di tempo. E anche per chi è in cerca di lavoro, di fare cambiamenti, queste carte consigliano di comunque connettersi ai propri desideri, cercare di pianificare, però in base a quello che avete adesso a disposizione. Quindi è importantissimo fare ordine, sistemare prima alcune cose, poi di procedere liberi e tranquilli in quello che volete realizzare, in quello che volete ottenere. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!